Ciao a tutti, oggi parliamo della stomatite linfoplasma cellulare nel gatto, una patologia molto invalidante. Cercherò di spiegarvi in modo abbastanza chiaro e semplice che cos'è e cosa fondamentalmente bisogna fare nel momento in cui abbiamo un gatto che ha questo tipo di problema. Allora, lo dice il nome, stomatite, è una patologia infiammatoria cronica che colpisce il cavo orale, soprattutto fondamentalmente tutta la zona dei molari premolari e a volte anche la zona faringea. Fondamentalmente lo dice il nome, stomatite, quindi sappiamo la zona dell'infiammazione, cavo orale, e linfoplasma cellulare fondamentalmente sappiamo che è una patologia cronica che colpisce alcuni gatti. Fondamentalmente non si è ancora compreso bene il meccanismo di azione, ma quello che si sa è che fondamentalmente questi gatti hanno una reazione infiammatoria cronica probabilmente a proliferazioni batteriche. Si pensa che possano esserci anche dei virus come il calicivirus coinvolti nel meccanismo d'azione di questa patologia. Le tossine ovviamente, ripeto, liberate dai batteri che vivono nella bocca, la presenza quindi di placca batterica, la presenza di tartaro, tutte queste componenti sembrerebbero essere coinvolte nel meccanismo d'azione di questa patologia. Cosa succede in questi gatti? Si ha una proliferazione di tessuto, quindi abbiamo questi gatti che, se riusciamo ad aprirgli la bocca, perché molto spesso sono gatti che hanno un dolore molto elevato, quindi a volte è necessaria la sedazione per valutare meglio il cavo orale. Questi gatti fondamentalmente intorno ai molari e premolari soprattutto, e soprattutto quelli superiori ma anche quelli inferiori, hanno questa proliferazione gengivale che avvolge a volte completamente il dente e chiaramente molto eritematosa e con una facilità al sanguinamento. Chiaramente quando chiude la bocca coi denti può lacerare questa proliferazione, e il gatto ovviamente tendenzialmente è anoressico, ha molto dolore e questa proliferazione sembrerebbe che avvenga in questi gatti per le cause che ho accennato prima, quindi la presenza di placca batterica, le tossine dei batteri, la presenza di tartaro. Ripeto, si deve valutare che non siano FIV, FeLV positivi. Si pensa che ci sia anche qualche virus come il calicivirus che possa essere coinvolto in questa patologia. Non si sa perché alcuni gatti sì, altri no. Fondamentalmente questa è una patologia molto invalidante, perché è una patologia che attualmente si gestisce ma difficilmente si guarisce da questa patologia. Sicuramente una buona igiene del cavo orale è importantissima in questi gatti, quindi utilizzare tutti quei prodotti che riducono la placca batterica è importante. E quando abbiamo invece il problema è importante fondamentalmente valutare insieme al vostro medico veterinario l'estrazione dei denti, soprattutto i molari e premolari. Generalmente si lasciano i canini, perché questo fa sì che la proliferazione comunque vada a ridurre, si riduce anche il dolore. Non basta l'estrazione, perché molto spesso questi gatti comunque hanno queste gengive infiammate, e poi generalmente una volta estratti i denti si gestisce chiaramente la situazione infiammatoria utilizzando diversi prodotti. Io per esempio utilizzo dei prodotti locali, soprattutto nei gatti molto buoni, cui i proprietari, una volta estratti i denti, sono in grado di applicare sopra le gengive dei prodotti antinfiammatori locali, in modo tale da agire lì ed evitare chiaramente il coinvolgimento sistemico del problema del farmaco, nel senso che ci sono dei farmaci che vanno dati per bocca ma hanno ovviamente non funzionano solo lì, ma funzionano in tutto il gatto. Insieme a una farmacia abbiamo creato
tra virgolette, un gel che una volta estratti i denti applichiamo sulla gengiva in modo da ridurre l'infiammazione. In quel punto sembrerebbe funzionare, però ripeto, attualmente, a parte l'estrazione dei denti, la laser terapia, l'utilizzo di antinfiammatori come cortisonici oppure ciclosporina può aiutare fondamentalmente, però sono animali che difficilmente guariscono, ma vanno gestiti. È chiaro che se non si estraggono i denti il dolore è molto elevato e quindi è sconsigliato iniziare una terapia medica. Vabbè, inizialmente chiaramente si toglie il dolore al gatto e l'infiammazione, però bisogna programmare subito l'estrazione dei denti in questi gatti fin da giovani, perché il problema sarà cronico e quindi è inutile prolungare chiaramente la presenza dei denti, che chiaramente danno veramente tanto dolore. E poi ripeto, la gestione di questi animali poi non può avvenire facilmente da parte del proprietario, perché la presenza dei denti evita chiaramente al proprietario di applicare nel caso dei prodotti locali. Questa è una patologia che secondo me i proprietari dei gatti devono conoscere, perché sicuramente controllare il cavorale del proprio gatto è importante. I gatti possono soffrire di gengiviti, ma la gengivite è una cosa, la gengivostomatite linfoplasma cellulare è un'altra. Sono due situazioni patologiche ben differenti e la seconda è molto invalidante, quindi è necessario che i proprietari dei gatti conoscono questa patologia, la riconoscono fin dalle prime fasi. Quindi se aprite la bocca vedete ovviamente una proliferazione gengivale, di solito sono è la gengiva che vedete che sta proliferando, sta crescendo, sta quasi avvolgendo il dente. In quei casi lì non aspettate che ovviamente il gatto smetta di mangiare, ma fatelo vedere subito al vostro medico veterinario. Generalmente negli animali giovani è abbastanza facile la diagnosi, negli animali chiaramente anziani, soprattutto se coinvolge solo una parte, ovviamente la biopsia è necessaria per prima di tutto fare diagnosi di stomatite linfoplasma cellulare e soprattutto escludere chiaramente neoplasia del cavorale come il carcinoma squamo cellulare. Di solito la presentazione è abbastanza diversa, nel senso che nel carcinoma squamo cellulare ci aspettiamo magari più una zona, non tutta la bocca. Nella stomatite linfoplasma cellulare invece è abbastanza bilaterale, magari è più evidente da un lato rispetto all'altro, ma sia la parte superiore che la parte inferiore dei molari e premolari sono di solito coinvolti, almeno quelli che ho visto io in gatti giovani soprattutto. Quindi immagino che in un gatto di 10 anni che si trascina questo problema probabilmente tutta la bocca sarà coinvolta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete commenti lasciateli qua sotto, se avete curiosità su altre patologie lasciatele chiaramente nei commenti e iscrivetevi al canale se vi interessa seguire questa tipologia di video. Un saluto a tutti e alla prossima.